prossime alla campana della tromba. Questa, signore e signori, è una sordina. La tromba ha un suono molto potente, è sempre stata utilizzata anche a scopo militare per comunicare, perché è uno strumento che ha una voce potentissima che si può sentire anche a chilometri di distanza. Però alle volte questa voce è esagerata. E allora sono nate le sordine. Le sordine servono a abbassare semplicemente il suono dello strumento. Ne sono state create diverse perché nel momento in cui la sordina è stata inserita nella campana della tromba, il suono che ne usciva è un suono interessante, oltre che più delicato. E allora i costruttori, i musicisti, i compositori hanno cercato nuovi timbri costruendo nuove sordine con forme diverse, con materiali diversi. Ne vediamo qualcuna. Questa che ho usato, la prima che ho usato, è una sordina da studio di plastica, serve semplicemente per studiare, abbassa tantissimo il volume e permette all'esecutore di suonare senza disturbare troppo, c'è di plastica ma c'è anche di metallo per esempio. La sordina più tipica, le prime sordine che sono nate e da cui sono evolute le altre, che sono usate per lo più ancora adesso nella musica classica, sono le sordine dritte, straight, questa forma di cono o a forma di pera, ci sono queste in alluminio, questa è in fibra di cartone. Come vedete ci sono, vedete, ci sono dei piccoli sugheri che servono a fare sia ad aderire la sordina alla campana che a lasciare lo spazio perché l'aria possa uscire. Sentiamo prima il suono della tromba e poi vi faccio sentire il suono di queste sordine. Sentite che è un suono più penetrante, più nasale, in alluminio è ancora più penetrante. Nel jazz degli anni 20-30 era una sordina molto usata sia per i solisti che per le sezioni d'orchestra. Questo è un po' nello stile di King Oliver, di Louis Armstrong per esempio. Poi le sordine si sono evolute, una sordina molto tipica che ha segnato un po' tutta la storia del jazz e adesso è in particolare è praticamente l'unica sordina usata da chi fa jazz moderno, è la sordina Harmon. In origine era una sordina molto duttile e molto comica, anche utilizzata per effetti comici, perché il suono della sordina è questo, molto nasale, sentirete. Qui questa sordina, a differenza dell'altra, è fatta con un sughero che la avvolge completamente e spinge l'aria tutta all'interno del corpo della sordina e fuori da questo foro, da questo tubo. Se io metto la mano davanti ci posso giocare. Miles Davis, qualche anno dopo, toglierà completamente, non è stato il primo, ma è stato quello che ha portato avanti questo suono, proprio l'ha fatto diventare il simbolo del jazz. Togliendo lo spillo o stelo, ha incominciato a usare la sordina con questo suono più affascinante, più notturno. Unito poi al suo modo di suonare senza vibrato, ha avuto dei risultati incredibilmente affascinanti. Sullo stesso principio di questa sordina, con il sughero che tappa tutto e un piccolo tubicino all'interno, ci sono altre sordine. Questa è la clear tone o solo tone, una sordina usata molto nelle orchestre degli anni 20 e 30 per ottenere un suono molto penetrante, anche con i tromboni era molto efficace questo tipo di sordina. Se ascoltate la musica delle grandi orchestre, soprattutto nei brani lenti, nelle ballate, nei brani più melodici e sentimentali, spesso la tromba o il trombone fanno delle melodie molto distese, molto semplici con questo suono. Un'altra variante della Harmon è questa qui, è una sorta di Harmon più dolce, più nasale. Poi andando avanti nella musica jazz, perché il jazz vi ha dato un po' una casa alle sordine, è arrivata la cap. La cap mute è una sordina straight come quelle che abbiamo visto prima, a cui è stato aggiunto questo cappello, questa coppa, questa tazza, per cui viene chiamata cap. Il suono rimbalza prima qui dentro e poi se ne va. Ed è il suono della tromba di Dizzy Gillespie. Quando Dizzy Gillespie e i bopper mettono la sordina è 9 volte su 10 la cap mute.
Questo è proprio il suono tipico del bebop. Ci sono anche queste in altri materiali, questa qui in particolare è un modello che permette anche di regolare la distanza della tasta dalla campana, della tromba. Io posso muoverla, se si vede, e succede questa cosa qua. Vabbè. Poi, andando avanti ancora, abbiamo la sordina molto tipica dell'hot jazz, è la plunger. La plunger nient'altro è che lo stura lavandini. Alcune case di sordine, tipo la Junzenberg che fa queste sordine bianche e rosse, produce una sordina di gomma come questa. È un po' insensato comprarla, visto che questa la trovate ovunque, in qualsiasi supermercato, ferramenta, a pochi euro. Ed è la sordina, se volete ascoltare come si usa questo tipo di sordina, dovete ascoltare l'orchestra di Duke Ellington, Bubber Miley, e dopo di lui Q.T. Williams con la tromba, ma soprattutto Tricky Sam Nanton, che era un grandissimo trombonista che faceva veramente parlare il suo strumento. Per far parlare lo strumento cosa succede? Come si fa? Ci si mette dentro anche una piccola sordina straight che viene chiamata pixie solitamente, per cui io faccio un suono già sordinato di per sé a cui applico ulteriormente la plunger. Per ottenere questo suono poi così grintoso io canto dentro lo strumento, creando una sorta di ringhio che in inglese viene chiamato growl, questo ringhio che permette allo strumento di avere un suono ancora più aggressivo. Anche di questa Pixie ci sono altri modelli, altri materiali, suoni, sfumature diverse. Infine, ecco, un suono molto interessante viene da questa sordina che è una cosiddetta bucket, ovvero secchio, ha la forma di un secchio, è un piccolo secchiello, ha queste molle elastiche ai lati con cui riesco ad applicarla alla campana. Quelle più moderne di questa hanno una regolazione ulteriore perché negli ultimi anni le trombe hanno campane sempre più larghe e questa non riesce ad andare su tutte le campane. Cos'è questo? È un secchiello pieno di tessuto, in questo caso di cotone, ma può essere pieno di feltro, e quello che ci dà un suono molto più morbido. Poco usata dai solisti, questa è molto invece d'effetto se usata in sezione, una sezione di trombe tutte con la stessa sordina. Ecco, le sordine sono importanti, cioè è importante scegliere le sordine quando si suona in orchestra, scegliere la stessa sordina. Se sono tre trombe che suonano insieme e devono avere una sordina cap nello stesso passaggio musicale, ha senso che la cap sia della stessa marca, dello stesso modello, perché si amalgamano meglio. Infine, per finire, l'effetto tipico così morbido che può dare questa sordina che vi ho appena fatto sentire, in origine veniva fatto per lo più col cappello. Das Unbehagen in der Kultur, scriveva Sigmund Freud a proposito del senso di insoddisfazione che percepiva nel mondo contemporaneo. Ebbene, la sordina perché non può trasformarsi nella proiezione totemica di questo attrito che si genera tra la ricerca individuale di una propria libertà istintiva contro l'istituzione imposta dalla civiltà di norme che in realtà vanno a privarci di questa libertà istintuale. E quindi l'uomo civile, la donna civile, cosa fanno? Si dotano di leggi in grado di inibire questi istinti e consentire una cessione graduale di questa energia istintiva che potrebbe essere dannosa. E allora cominciamo a capire come la sordina può essere quest'arca d'alleanza tra il principio di piacere e il principio di realtà. E in questo modo
pur magari svolgendo la propria vita in sordina, si riuscirà a modificare quel suono, a farlo sussurrare, a farlo urlare, a dargli le giuste dinamiche, e la nostra vita assumerà la giusta musica.